Questa è una casa abbandonata, una cascina abbandonata che noi abbiamo acquistato e cercheremo di far diventare è una casa che abbiamo trovato di fianco a casa nostra, nel senso che era il nostro vicino di casa. E questa casa qua abbiamo deciso di prenderla e abbiamo dovuto cercare di pensare come ristrutturarla e soprattutto come pagarci le spese. Quindi vi farò vedere cosa abbiamo in testa di fare, vi porterò in questo viaggio con noi e naturalmente vi invito poi, appena sarà finito il B&B, a venirci a trovare. Vedrete che la casa ha un sacco di potenzialità, ma bisogna avere un sacco di fantasia perché ha anche un sacco di problemi che cercheremo di risolvere. Tra l'altro i lavori qui li faremo noi, io e alcuni miei amici, e quindi dovremo ragionare su budget e tutto quello che comporta la ristrutturazione di un posto così grande. Allora, questa sarà una ristrutturazione fatta nei weekend. Io, come vi ho detto, non sono un professionista, ho deciso di farla. Le parti più tecniche naturalmente le farò fare alle aziende, ma le parti più manuali, meno tecniche, le gestirò io con degli amici. Le gestirò io nei weekend perché io faccio un altro mestiere e quindi vi guiderò in questa ristrutturazione, vi farò capire anche quanto spendo, farò capire quanto mi costa tutta questa lavorazione e vi farò vedere tutti gli errori che facciamo e tutto quello che andrò a inventarmi, perché non so fare grandi cose. Ho fatto qualcosina nella mia vita, ma non a livello di ristrutturazione, pochissima roba. Studierò su YouTube e studierò grazie all'AI. Useremo Gemini, useremo ChatGPT per farci dare una mano e trovare delle risposte a tutto quello che non sappiamo fare. Ora faremo un tour veloce della cascina, vi porterò a fare un giro delle varie stanze, vi faccio vedere intanto i diversi ambienti e vi farò vedere ad esempio questa è la prima stanza. Questa stanza, qui c'è una porta che probabilmente chiuderemo, questa è una stanza, qui ce n'è un'altra stanzetta dove abbiamo già fatto dei lavori, poi vi racconterò tutto quello che è già stato fatto, e poi c'è quest'altra stanza qui. Poi abbiamo il bagno. Questo invece è un altro stanzone con un'altra sua porta d'ingresso. Questa è una piccola nicchia. Qui c'è una cantina, un'altra porta, una cantina che chiuderemo. Poi ci sono le scale e andiamo verso la parte più buia. Ci sono due stanzoni, non abbiamo ancora la luce, quindi cercherò di farvi vedere. Qua c'è uno stanzone grande, vi farò vedere appena metteremo la luce. Questo è un bagno, troppo poca luce, non posso farlo vedere. E questa è un'altra stanzetta. Quindi scendiamo da queste scale. Siamo di nuovo nel giardino che avete visto prima. Entriamo in un'altra porta. Vedete queste scale, questa parte qua ve la faccio vedere più approfonditamente dopo. Ci sono queste scale e quest'altra stanza dove noi andiamo in questo momento a fare, abbiamo un deposito. Ora vi faccio entrare in quella stanzetta di cui prima vi ho fatto vedere soltanto le scale, e quella che noi chiamiamo la stanza della nonna. Intanto vi faccio vedere. E qua abbiamo anche i gatti. Questo è un posto per... Questi sono quello che hanno
i buchi che hanno fatto per uscire con il furgone perché si erano impantanati gli elettricisti. Comunque, tornando a noi, vi faccio vedere la stanza, quella che chiamiamo la stanza della nonna, perché probabilmente ci dormiva una signora anziana e sono rimasti tanti mobili della signora anziana, ve la facciamo vedere e vi faccio vedere un po' di piccoli segreti. Sono queste stanze, queste scale, una casa molto molto vecchia. Questa stanza rimarrà il mio piccolo studio. Vedete, giro a sinistra, c'è questa bella stanza dove abbiamo messo un po' di mobili, poi cercherò di arredarla, dove ci sono ancora tutti i mobili vecchi della signora. Ho un po' di paura a aprire questi cassetti, ci sono sicuramente delle cose molto interessanti. Pagine gialle 2005-2006, c'ha solo 20 anni. Abbiamo questo armadione con un po' di abiti che dovremmo svuotare, un po' di coperte che avranno di tutto dentro, qualche ragnatela gigante. Poi usciamo e andiamo a vedere questo stanzino. Questo stanzino qui è un altro stanzino molto particolare, con l'imbottigliatrice del vino, un aspirapolvere super vecchia, un po' di mobili, la tastiera del letto, dei bellissimi cavalli, un pianofortino piccolino, un pianofortino, una vecchia lampada. Un po' di crepe sui muri. Pannoloni. E poco altro. Questa è una bella TV. Bene, qui dovremo fare un sacco di lavori. A parte ciò, andiamo a vedere tutto il resto. Salutiamo la casa della nonna, che lasceremo così, per concentrarci poi sulla parte che andremo invece a ristrutturare, che è la parte abitabile e che è la parte dove spero di potervi accogliere. Faccio vedere ancora dall'esterno come la casa oggi. Andremo a metterla tutta in sicurezza, a fare un sacco di lavori per renderla anche molto più bella. Cercheremo di fare questo bel giardino qua, un po' di parcheggi per le vostre macchine e poi il famoso giardino segreto. Ora vi faccio vedere un po' tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto già alcune parti prima di partire a registrare questi video, quindi abbiamo rifatto completamente l'impianto elettrico per portarlo a norma. Abbiamo fatto l'impianto, sono venuti gli elettricisti a tirare tutti i cavi per fare l'impianto di condizionamento e abbiamo, quindi come vedete, queste sono tutte le tracce degli impianti. Noi li abbiamo già riempiti chiusi, perché sono venuti, hanno tagliato i muri, come in questo caso qua. Poi si erano dimenticati dei pezzi, quindi sono venuti una seconda volta per tirare dei cavi nuovi, hanno di nuovo rotto, noi dobbiamo di nuovo riempire. Comunque sono venuti qua, hanno tirato
tagliato, ho fatto passare i tubi, siamo passati noi dietro per andare a chiudere questi buchi. Dopodiché abbiamo fatto abbiamo fatto questa parete di cartongesso qua, abbiamo sempre chiuso tutte queste tracce. Vi farò poi vedere un video dove abbiamo fatto l'autolivellante in questa stanza, adesso ve la faccio vedere. Questa stanza qua era una stanza leggermente pendente, c'erano 2 centimetri da questo lato qua a sinistra a questo lato qua a destra, quindi questo lato qua di sinistra è 2 centimetri più basso di quello di destra, e abbiamo fatto l'autolivellante. Vi farò poi vedere come abbiamo fatto. Questa parete la faremo in cartongesso e niente, non abbiamo fatto grandissime cose, ma niente, pezzo per volta faremo un po' tutto. Qui all'esterno vedete un po' di macerie che non si sono mai portati via i muratori, e qui all'esterno abbiamo ancora fatto nulla, ma piano pianino facciamo un po' tutto. Vi faccio un piccolo riassunto di quello che faremo. Allora, quella porta lì sarà la porta che porterà nella parte dove io e mia moglie, che lavoriamo smart, avremo gli uffici. Quindi abbiamo 2 stanzette con il bagno per fare l'ufficio. Quello invece sarà la porta dell'alloggetto, quindi questa qua che vi indico sarà la porta dell'alloggetto, dove vivremo e affitteremo B&B nelle stagioni in cui appunto riusciremo. Quella porta lì si entra, c'è quello stanzone centrale, e poi si va in questa parte qua della casa dove ci sono le 2 camere da letto. C'è tra l'altro una bellissima vista, spero sia meglio di così, anzi sarà meglio di così. Oggi c'è una nebbia notevole, ma avrete una vista più o meno del genere. In realtà là, dietro la nebbia, quando non c'è la nebbia, ci sono bellissime montagne, si vede il Monviso, e quindi è una zona molto molto bella. Naturalmente rurale, di campagna, ma molto bella. Vi do anche un'idea del budget che potremmo spendere per fare questa ristrutturazione. Avremo circa 50.000 euro, è un budget enorme, e dovremo, perché io farò tanti lavori io, con questi 50.000 euro dovremo pagare tutte queste spese qua dei nuovi impianti elettrici, dei impianti di condizionamento, dovremo pagare i bianchini e i cartonisti. Abbiamo deciso di non farli noi direttamente, e dovremo pagare i materiali, quindi i pavimenti, dovremo pagare la parte del giardino, e dovremo pagare la ghiaia per i garage, dovremo pagare lo smaltimento delle macerie, dovremo pagare un sacco di cose. Quindi il lavoro grande sarà cercare di far rendere al meglio questo budget e fare tutto quello che possiamo noi per evitare di spendere troppo. Penso per volte impareremo tutto, spero di imparare con voi, spero poi di avervi qui a ospite a casa nostra.